Quella che state vedendo è la cascina immersa nel bosco alla quale stiamo dando una seconda vita, con un obiettivo molto ambizioso: renderla completamente autonoma e senza bollette. Negli ultimi mesi abbiamo trasformato questa collina pezzo dopo pezzo, costruendo una zona dedicata alla produzione di ortaggi, installando un pannello fotovoltaico capace di inseguire il sole e realizzando persino una spa. Ma tra poco capirete meglio di cosa stiamo parlando. Oggi vi porteremo con noi in un tour finale di tutti i lavori completati finora, per vedere come è cambiato questo luogo e quali risultati siamo riusciti ad ottenere. Alla fine del video vi mostreremo anche il prossimo progetto che trasformerà ancora una volta questa cascina. Buon tour a noi, ma soprattutto buona visione a voi! Iniziamo dalla prima zona, ovvero quella dei cassoni. Qui prima, se vi ricordate dai video iniziali, c'erano solo vecchi cassoni rovinati, rovi, erbacce, foglie secche, c'erano le ortiche e davvero la situazione era tragica. Abbiamo prima ripulito tutta l'intera zona e costruito poi i nuovi cassoni. Come vedete li abbiamo realizzati con delle spondine da ponteggio, così almeno queste qua durano in eterno, e davanti gli abbiamo fatto ad hoc per tutti e quattro i cassoni le spondine frontali con questi legni tagliati su misura, precisi proprio al millimetro, ve lo giuro. I nuovi cassoni sono 4 per il momento, 2 più piccolini e 2 invece più lunghi. Per chi ci dice no ma non vi bastano, ma dovete produrre di più per vendere, specifichiamo che noi al momento e anche probabilmente in futuro tranquillamente, non rompeteci le balle, puntiamo sull'autoproduzione, non su una sovrapproduzione per vendere, quindi questo per il momento va più che bene. Però andiamo a vedere un pochettino cosa abbiamo piantato in questi cassoni. Venite con me. Qui abbiamo messo lattughe di varietà differenti, come potete notare. Il sedano, che quando sei un po' troppo agitato questo qua lo mangi perché così almeno ti seda. Coste multicolor, nel senso davvero del termine multicolor, perché ci sono bianche, rosse, arancioni, giallognole. Dovete provarle nelle torte salate queste. Cipolle dorate e cipolle rosse. E qui abbiamo la pianta che è più alta di me, non che ci volesse molto, ovvero i nostri pomodori. Qua tra l'altro stanno già crescendo, ragazzi, sono verdi, sono pronti per maturare, così ce li mettiamo insieme all'insalata, facciamo una bella insalata mista quest'estate. Spettacolo! Ma adesso ci avviciniamo a lei, la regina del nostro orto, la zucchina, che per quanto è grossa forse dovrebbe chiamarsi zuccona. A parte gli scherzi, voi la chiamate zucchina o zucchino? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, va? Tra l'altro questa bella signorina ci ha dato da mangiare già tantissime zucchine che sono spettacolari. Tra l'altro adesso che stavo riprendendo Marta ero vicino a queste lattughe enormi, sono grandi come delle palle da basket. Poi qua sopra il Mauro ci ha fatto una sorpresa, siamo arrivati qua oggi, abbiamo trovato queste meravigliose coperture antigrandine che tra l'altro, essendo anche nere, filtrano un pochettino la luce del sole, quindi mandano meno in sofferenza tutte le piantine che ci sono all'interno dei nostri cassoni. Queste qua, ragazzi, va messe perché di sti tempi, con tutte le grandinate che stanno sbucando fuori peggio dei funghi, se non le mettete, tutto il lavoro che avete fatto poi lo buttate via. Se volete vedere come sono state realizzate, vi consigliamo di andare a vedere il canale di questo signore qua dietro, di Mauro in Cascina, che farà uscire un video dedicato alla costruzione di tutte queste coperture con materiale di recupero, perché non ha comprato nulla, ragazzi, Ma perché abbiamo deciso di fare gli orti no dig e non direttamente nel terreno? Numero 1, noi andiamo a creare una sorta di squilibrio nell'ecosistema del terreno e del suolo. Numero 2, noi andiamo sempre ad aggiungere compost e abbiamo dei cassoni sempre pronti per essere utilizzati, senza metterci lì tra l'altro con la vanga e zappare, che è anche un po'. Zona numero 2, i terrazzamenti, signore e signori. Perché abbiamo dovuto rifare i terrazzamenti? Perché, come vedete, abbiamo battuto 2 piantone enormi che ci hanno distrutto quelli vecchi. Per prima cosa abbiamo piantato giù i nuovi pali che poi ci hanno permesso di mettere le spondine. Tra l'altro recuperati proprio dalla pianta che abbiamo abbattuto, perché non si butta via niente. Christian forse sì. Mi sono cagato sotto. Li vedete così neri come la pece da una favola molto famosa? Non perché siano scuri di loro, ma perché li abbiamo carbonizzati interamente. Perché, per chi non lo sapesse, carbonizzare il legno, che vuol dire poi bruciarlo, aiuta a renderlo molto più impermeabile. Perché praticamente non si creano muffe, microrganismi, agenti atmosferici particolari che vanno a deteriorare il composto chimico organolettico delle vabbè. Qua tra l'altro, mica che poi qualcuno si confonde, non si ricorda chi ha fatto tutto sto lavoro, abbiamo messo il marchio. Perché durerà 100 anni questo qua, quindi tra 100 anni noi non ci saremo più, ma lui sarà ancora qui. Qui tra i cassoni e i terrazzamenti c'è la aiuolona lunga, se vi ricordate, insieme
insieme a Cree. L'idea era di far nascere dei fiori, ma la natura ha deciso diversamente, perché essendoci compost sono nate da sole queste zucche e quindi niente, le lasceremo qua e vedremo cosa uscirà fuori. Però almeno le zucche le possiamo mangiare, i fiori no. Faremo le zucche di Halloween. Fateci sapere se volete vedere le zucche di Halloween. Zona numero 3, il pannello fotovoltaico. Girevole. Il vecchio pannello era posizionato proprio là in fondo, in un'altra posizione, ma era statico, prendeva molto meno il sole, quindi di conseguenza produceva molta meno energia e non si sfruttava al massimo l'intera giornata di sole. Ora, per vedere bene come funziona, non stiamo qua a ripetervelo nuovamente, abbiamo fatto il video la scorsa volta, andatelo a vedere, lo trovate qua sotto in descrizione, e tra l'altro qua sotto in descrizione trovate anche i video che ha fatto il Mauro sempre sul pannello, e lui spiega molto meglio di noi le cose, quindi mi raccomando non perdetevelo. Facciamo solo un piccolo tour del pannello. Abbiamo pannello principale, pannello secondario che va ad alimentare il motore qua dentro, plinto in cemento che abbiamo costruito noi, abbiamo MMC pure qua e anche sul plinto in cemento che ormai è coperto, però c'è. Dato che il pannello insegue il sole in autonomia, ora riesce a recuperare molta più energia e fa anche rima. Zona 4, la spa nel bosco. È l'area relax, l'area spa, perché qua il compost si riposa, lo mettiamo qui e poi servirà per il nostro orto. Stessa cosa accade con l'acqua della cisterna da 1 tonnellata, ragazzi. Ragazzi, 1 tonnellata, 1000 litri, 1 tonnellata? O una salmonata o una merluzzata? Per poter arginare qua la terra che altrimenti veniva giù fino alla cascina, abbiamo realizzato un altro mini contenimento con questo terrazzamento molto semplice, e qua almeno abbiamo uno spazio abbastanza in piano dove possiamo tranquillamente passare. Per poter sorreggere il peso di tutti questi quintali abbiamo costruito una piattaforma in legno, tra l'altro riciclando dei vecchi serramenti, grazie Ale che ce li avete dati. Ale al quadrato. E li abbiamo ovviamente carbonizzati tutti, perché sennò fra 2 anni marcisce, ci ritroviamo l'acqua e il compost in cascina anche loro. Quindi non ci ritroviamo più la cascina praticamente. Sì. Porca paletta. Adesso prima di proseguire ragazzi, mi sono dato una rinfrescata, me ne do ancora un goccettino, perché qua abbiamo un lavandino nel bosco per potersi lavare le mani, dare una rinfrescata, dato che oggi fa caldo. Sai che te, poi quest'acqua qua volendo si può ributtare dentro alla cisterna, così si recupera e poi si bagna l'orto, o se no andiamo a bagnare un goccettino gli orti e poi proseguiamo. Ragazzi, questo qua ci tengo particolarmente perché oggi abbiamo potato un pomodoro e abbiamo tenuto un rametto del pomodoro. Abbiamo provato a piantarlo perché potrebbe ricrescere nuovamente. Adesso vediamo, perché si è un po' accasciato, poverino. Qui è molto fiero di questo pomodoro, ma non so se sopravvivrà. I dettagli della casetta dell'acqua, che come vedete ha dentro un vaso di espansione, degli allacci elettrici, insomma un po' di cosine, li troverete sempre sul profilo di papà, sul suo canale. Lo trovate qua sotto in descrizione. Mauretto ci ha fatto questa sorpresa incredibile, che ha messo qua tutte le persiane per fare il rivestimento di tutta la nostra piattaforma. Tra l'altro, che roba, pure lo scanso per far passare bene il tubo su misura. Ti fanno i lavori di precisione, mica bau bau micio micio. Tra l'altro queste persiane sono sempre le stesse dei serramenti che ci hanno regalato i nostri amici, che altrimenti sarebbero finiti in discarica, quindi grazie. molto meglio vederle qua che vederle in un bidone della discarica, sinceramente. Grazie. Anche perché guardate qua dietro, cioè si vedeva la plastica, si vedeva tutto il ferro, invece guardate davanti com'è, il confronto si integra molto meglio nell'ambiente. Il Mauro non si è limitato solo a fare questa bellissima copertura, ma ha anche agganciato qua tutti gli attrezzi indispensabili per poter fare tutte le varie lavorazioni dell'orto, come ad esempio questa pompa qua, che basta prenderla. Si dice canna, amore, non è pompa. Questa canna. Non è una canna da pesca questa, mica peschi con questa, La puoi prendere così e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E vai. E avvolgerlo è facilissimo, perché sei lì, è già appesa, fai solo così. Dici poi il numero che estrai, del lotto. Qua ci sono tutti gli attrezzi come la pala, il rastrello, il piccone. Sono in miniatura perché noi siamo degli gnomi e quindi non possiamo permetterci di avere quelli grandi. I gancetti sono semplicemente fatti con del fil di ferro, vedete, questo qua verde. Questa è la parte più bella secondo me in assoluto, che è cambiata più di tutte da come era prima. E comunque anche qua c'è un pannellino solare che va ad alimentare la pompa della casetta dell'acqua. Se vi state chiedendo dove prendiamo l'acqua per questa cisterna, molto presto uscirà uno short, un video verticale in cui vi spieghiamo tutto il sistema, che per riassumervi consiste semplicemente in una pompa tandem. No, vabbè, lo voglio accennare, vabbè, vedretelo sui nostri short. Andate a vedere gli shorts. Non fate disgraziati, Questi sono i nuovi orti di Mauro, Marta e Christian in cascina. Bring me out of my
è finita. Meno male perché mi hanno fatto lavorare giorno e notte e a ciclo continuo, adesso basta. Mo sono diventato addirittura custode, ho anche questa responsabilità. Coperture le ho fatte giusto perché dico, già che sono responsabile di tutto questo ben di Dio, se mi manca una grandinata che mi disfa tutto, allora facciamo anche le coperture così almeno. No, giustamente non facile morire ste piante. No, fateci sapere se vi sono piaciuti i lavori nei nuovi orti qua sotto nei commenti. Ma ancora non è finita qua, perché No. ti tocca lavorare ancora un bel po', eh. I lavori in cascina sono ancora tantissimi e la prossima zona che faremo, rullo di tamburi, sarà il giardino d'inverno. Quindi se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. e iscrivetevi anche al canale del Mauro, che lo trovate sempre qua sotto in Hype, descrizione. Hype video. Mi raccomando, e like se vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.